Ciao a tutti amici e bentornati sul canale, nuovo appuntamento con la Tumbler Batmobile, questa bellissima proposta editoriale da parte di Hachette, in particolare per l'Italia Hachette Fascicoli, che è stata lanciata per prima nel nostro paese e che adesso sta venendo lanciata anche nel resto dei paesi europei e non, quindi avrà una grande diffusione e sicuramente farà felici tutti gli amanti del Cavaliere Mascherato, di Batman, in particolare di quelli legati alla trilogia di Chris Nolan. Allora, bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa ci aspetta in questo invio. Togliamo come al solito gli abbellimenti della scatola, che io amo mettere per renderla un pochino più interessante. Ecco qua. Allora vi ricordo che questa volta avremo a che fare con soli 2 fascicoli, in quanto il sistema di spedizione prevede questo fino alla 10ª uscita circa. Allora abbiamo due fascicolini con delle scatoline, dovrebbero essere, se non erro, il 6 sì, e il 7. Eccoli qua, andremo subito a vedere che cosa contengono. E in più abbiamo il primo raccoglitore, eccolo qui, come vedete è scritto omaggio abbonati, vietata la vendita. È un raccoglitore molto semplice, molto spartano, come potete vedere non è proprio il massimo, nel senso che la grafica è bella, però è il classico raccoglitore in cartoncino, nulla di che, non ha i classici anelli che si usavano una volta e nemmeno l'inserimento, quella baionetta che comunque lo rendeva un pochino più elegante. Questo è proprio tanto per non lasciarli diciamo sfusi in giro, e chiaramente è anche molto più economico. La cosa che ci lascia perplessi è che negli altri paesi, in particolare mi riferisco all'edizione inglese, non viene proposto in questo modo, ma viene proposto invece un raccoglitore fatto veramente bene. Quindi su questo punto di vista Hachette Fascicoli dovresti aggiustare un pochino il tiro, perché anche noi italiani amiamo avere le cose un pochino più eleganti. Ok? Adesso poi vi farò vedere anche come si monta, perché a quanto pare questa cosa crea qualche difficoltà. Allora, come si realizza il raccoglitore? Allora, in realtà è molto semplice, basta che voi lo portiate in posizione diciamo poligonale, quindi lo rendiate una scatola di fatto, ok? Poi prendete i primi 2 laterali e li spingete all'interno, ok? Poi spingete all'interno anche questa parte qui, diciamo più con il bordo più lungo, ok? In questo modo, e poi andate a spingere dentro queste 2 linguette in questo modo, vedete? Facendo così, in pratica, già tende ad incastrarsi, vedete, da una parte già si è incastrato. Per questo che è rimasto un po' così, basta andare dentro con la mano, spingerlo un pochino verso l'esterno e il gioco è fatto, vedete? Viene molto molto semplice. Rimane questa parte qui così, questa potete lasciarla o così abbattuta per fare da protettivo, oppure potete spingerla capovolta all'interno, in questo modo, e otterrete, diciamo, un rinforzo laterale, ok? Questo è quanto, quindi è molto semplice, perché ho visto alcuni sul gruppo Facebook che erano un pochino perplessi su come si dovesse montare, ma in realtà, come avete visto, è una stupidaggine, ok? Bene ragazzi, a questo punto daremo un'occhiata al contenuto dei fascicoli. Allora, fascicolo numero 6, come sempre sul lato sinistro interno della copertina troviamo tutte le indicazioni relative alla collezione e all'editore, numeri di telefono, indirizzi mail del servizio clienti, eccetera eccetera. L'indicazione a fare la raccolta differenziata, che è una cosa giusta da fare se vogliamo mantenere il nostro mondo pulito e godercelo ancora a lungo, e poi si passa direttamente a tutto quello che riguarda le caratteristiche dei veicoli di Batman. In questo caso parliamo sempre della Tumbler. Ci ha spiegato un po' i vari riferimenti a cui è stata ispirata, quindi un po' di aerei da caccia, eccetera eccetera, con il suo disegno stealth. Poi ci sono chiaramente tutto quello che riguarda la storia del fumetto, con i riferimenti ai suoi disegnatori più famosi. E poi per quello che riguarda la fase di montaggio monteremo la barra della paratia frontale e gli ammortizzatori, questa qui come vedete.
dovrebbe essere una fase abbastanza veloce ma che richiede sempre attenzione. Come vedete sono stati forniti i pezzi con queste bellissime scatoline in cartone, scelta sicuramente molto ecologica, che contengono all'interno le parti da montare, che quindi vedremo dopo. Fascicolo numero 7, stessa cosa, stessi riferimenti sul retro della copertina. Si parla ancora una volta della Tumbler, c'è un bellissimo spaccato della Tumbler Batmobile e anche della Batmobile del 66, quella classica diciamo. Poi si continua con la storia del fumetto, con un altro riferimento a uno dei suoi autori, e poi si passa al montaggio degli steli dell'ammortizzatore e la barra dello sterzo sul lato destro. Qui ci sarà da impegnarsi un pochino di più, ma comunque nulla che sia non fattibile, e alla fine del montaggio otterremo questo risultato qua. Quindi avremo assemblato una ruota alla, diciamo, alla paradia della Tumbler. Bene ragazzi, questo è quanto. Queste scatoline, come vi ho detto, contengono i pezzi da assemblare. Una bellissima scelta quella di farla sempre con il logo della Dark Knight Trilogy, che ci costringerà a conservare anche le scatoline alla fine per come sono belle, ma sicuramente sarà una bella scelta. Speriamo che non comporti problemi, diciamo, di sicurezza per le parti trasportate, perché comunque essendo messe diciamo non più in un blister di plastica, forse potrebbero tendere a muoversi e forse a graffiarsi. Speriamo di no. Comunque sia, magari per le parti più grandi è chiaro che verranno adottati dei criteri precauzionali in maniera tale da evitare che questo possa avvenire. Bene, prima di proseguire vorrei come al solito ringraziare il mio amico Pietro, medico veterinario, nonché grande appassionato di Batman, che anche lui sta costruendo questo splendido modello e al quale io do sempre molti grattacapi con tutta la mia colonia felina da seguire. Grazie Pietro, sei sempre impagabile, lo sai, mi fa piacere quindi citarti in questo video che ti dedico. Altra cosa, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella in maniera tale da essere avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Andate anche sulla pagina Facebook del canale dell'Andrew Riker Channel, mettete un segui o un mi piace anche lì. Stessa cosa per i profili Instagram e Twitter sempre del canale, nei quali troverete dei riferimenti anche ad argomenti che non sempre porto anche qui sul canale YouTube, quindi potreste trovare cose nuove e che comunque fanno parte delle mie passioni. Bene, detto questo, passiamo direttamente alla fase di montaggio di queste parti. Vi ricordo anche di visitare il gruppo Facebook dedicato a questa collezione, il Tumbler Batmobile Hachette Official Italian Team, dove troverete numerosissimi amici pronti ad aiutarvi nelle fasi di montaggio, e anche se non state facendo la collezione potrete curiosare per vedere com'è questa splendida Tumbler. Potete farlo inquadrando il codice QR che vedete ora in sovraimpressione, inquadrandolo con la fotocamera del vostro smartphone, e verrete direttamente reindirizzati sull'indirizzo web che riguarda appunto il gruppo Facebook. Bene, detto questo, vi ricordo ancora una volta di attivare la campanella, che sarà il vostro bat segnale per ricordarvi che un nuovo video della Tumbler è disponibile. E a questo punto tutti in Bat Caverna e cominciamo il montaggio. Bat Tutorial 6. Bene ragazzi, cominciamo la fase di montaggio del fascicolo numero 6. Allora, come vedete, queste sono le parti che andremo a montare. Allora, cominceremo prendendo un ammortizzatore, ecco qua. Gli ammortizzatori sono uguali tra loro, quindi quello che prendete va bene, non ci sono problemi da quel punto di vista, ok? Prendete anche poi un giunto, che è questo pezzettino qua, ok? E li andremo ad incastrare tra loro in questo modo. Chiaramente questa parte qui è proprio storta di suo, ragazzi, non è che sono fatti male, è proprio fatto così il pezzo, ok? Una volta assemblate in questo modo, prenderemo una delle viti GP e andremo ad inserirla all'interno in maniera tale da assemblare i pezzi in maniera definitiva.
teniamo unito con le dita le due parti e poi inseriamo la vite. Vi ricordo che stiamo lavorando sulla plastica, quindi ruotiamo la vite molto lentamente. Ecco qua. Controlliamo che tutto riesca a muoversi, chiaramente non forzare troppo perché l'ammortizzatorino si regge con questo piccolo steletto, se c'è una resistenza esagerata si potrebbe spezzare, quindi allentatelo se vedete che è troppo duro, ok? Questo serve solo in pratica per fare da giunto, quindi non deve forzare, deve essere libero di ruotare. Facciamo ora la stessa cosa sull'altro ammortizzatore. Ok, allora sulle istruzioni la vite viene messa una volta dal lato, diciamo, con la pendenza dell'ammortizzatore a sinistra e un'altra volta invece dal lato dove l'ammortizzatore pende a destra. Io non so se questo abbia molta importanza perché nelle spiegazioni non è stato menzionato. Io, anche se la figura riporta quella cosa lì, ho preferito mettere la vite in entrambi i casi dalla stessa parte. Vedrò poi in fase di montaggio successivo se questo dovesse essere un problema o meno, ma non credo sinceramente. Secondo me metterlo tutte e due dallo stesso verso creerà più simmetria nel momento che andranno montati risvoltati, cioè in questo modo, ok? Quindi secondo me è meglio metterlo in questo modo, però ripeto, voi in caso seguite quello che vi dice Hachette, ripeto, non dovrebbe essere un problema. Comunque se volete fate come è indicato in quella immagine, non come vi dico io. Ora recuperiamo la paratia, prendiamo un ammortizzatore, lo orientiamo in questo modo, quindi vedete con il lato in diagonale messo verso sinistra, così come lo vedete rispetto allo schermo, e lo andiamo a posizionare su questo foro qua, in questo modo, vedete? Poi giriamo la paratia e con una vite di tipo CP andiamo a bloccarlo in posizione sull'apposito foro. Chiaramente tenderà un pochino a girare nei primi giri, quindi prima di serrarlo completamente controlliamo la posizione. Ecco qua, non stringete troppo. Ok, chiaramente deve essere in grado di fare questo movimento. Ovviamente verificheremo l'orientamento che sia corretto man mano che andremo avanti col montaggio. Comunque per il momento questo è il posizionamento da fare. Facciamo la stessa cosa per quanto riguarda l'altro ammortizzatore. Lo orientiamo nello stesso identico modo, vedete? Che punta questa volta un po' verso destra, quindi verso l'esterno della paratia. Giriamo il pezzo e anche in questo caso andiamo a bloccare con la vite. Ecco qua. Ovviamente verificate che l'allineamento di questa parte del giunto sia il più possibile parallelo a quello della, diciamo, della placca qui, no? In maniera tale da essere sicuri che tutto poi scorra nel modo corretto. Ora prendiamo uno dei supporti della barra, sono uguali, quindi qualsiasi prendete va bene, ok? E lo andiamo ad inserire nella sua posizione di montaggio finale, ovvero su questa parte qui che presenta due fori. Vedete, potete farlo qui o qui. Cominciate da quello che volete, tanto dobbiamo montarli tutti e due. Vanno orientati con la parte aperta, quindi con questa parte qua, orientata verso gli ammortizzatori, quindi verso il basso in questo caso, ok? Così, in questo modo, vedete? Ora chiaramente lo andremo a bloccare con la vite CP, quindi lo teniamo fermo con il dito
identifichiamo il buco, che è questo qua dentro, e andiamo a inserire la vite. Ecco qua, ripetiamo la stessa operazione da quest'altro lato. Ecco qua. Ora è il momento di montare la barra. Allora, seguendo le istruzioni di montaggio ci viene indicato di montarla con questi elementi di fissaggio che vedete qui, che devono essere rivolti verso gli ammortizzatori, ok? Quindi quando la inserite, mi raccomando, prestate attenzione di trovarvi in questa situazione qua, ovvero, ve lo faccio vedere di lato, così, ok? Allora la inseriamo sotto alle guide che abbiamo montato appena adesso, poi piano piano, una alla volta, la facciamo scorrere all'interno dei suoi supporti. Mi raccomando, è un'operazione da fare con attenzione, perché altrimenti potrebbe anche spezzarsi. Ecco qua. Questo è quanto si deve ottenere alla fine del montaggio del fascicolo 6. A questo punto non ci resta che passare al montaggio del fascicolo 7, Bat Tutorial 7. Fascicolo numero 7, come vedete questa volta abbiamo dei pezzi molto più piccoli che ci renderanno un po' la vita un pochino più complicata, però non è nulla di non fattibile. Allora la prima cosa da fare, io l'ho già montato per semplificarmi un attimo la spiegazione, è assemblare queste tre parti, ovvero i due pezzi 7A con il pezzo 7B, che è questo qua. Allora il pezzo 7B va tenuto orientato con questa parte a martello verso il basso, mentre dovrete poi preparare, se volete il mio consiglio, la filettatura sui perni presenti sul pezzo 7B, ok, su questo qua, in maniera tale che quando andrete a usare le viti sarete più facilitati, perché altrimenti tenderà molto a sfuggire. Quindi prendete una vite, bagnatela nell'olio e iniziate a fare la filettatura su entrambi i perni, questo e questo presenti su questo pezzo. Una volta fatto, inserite uno dei perni sopra, dei perni 7A, e con la vite di tipo UM lo andate a bloccare in posizione, e poi fate la stessa cosa per quest'altra parte, ok? È un passaggio molto semplice, ragazzi, e quello che dovrete ottenere è questo: i due steli devono essere liberi di muoversi, ok? Quindi attenzione, fatelo con molta calma e soprattutto cercate di mandare le viti ben dritte mentre lo fate. Girate sempre lentamente, perché vi ricordo che queste viti sono molto delicate e potrebbero spezzarsi, quindi in questo caso l'uso dell'olio tecnico Svitolo VD40 è essenziale, ok? Una volta che avete fatto questo, recuperate il pezzo 7D, che è questo qua, ok? E anche il perno 7E, che è quest'altro. Anche per il 7E preparate la filettatura, in questo caso fatelo con una vite UM sempre, ok? In maniera tale che ce l'avrete già pronto nel momento in cui dovremo avvitare, e poi possiamo passare a montare il tutto, ok? Allora, cosa dovremmo fare? Una volta preparato questo e preparate le altre filettature, recuperiamo la ruota che abbiamo montato, che è già questa parte di telaio innestata, ok? Con l'imbraccetto anche per lo sterzo. Cosa dovremmo fare? Allora, tenete il pezzo 7D in questo modo, con questo perno rivolto alla vostra destra rispetto alla ruota, vedete? Ok? Mettetelo in questo modo, quindi dovrà incamiciare una parte all'esterno e una parte all'interno qui del supporto del telaio a cui è agganciata la ruota, ok? Ci mettete poi il perno dentro, iniziate a mettere un pezzo del perno in maniera da tenerlo in posizione, però senza mandarlo in profondità, in quanto ci dovremo andare ad incastrare dentro anche questo,
andremo ad inserire questo pezzo qui, avendo modo di tenere questa parte fatta a martelletto verso il basso. La inseriremo andando ad incastrare qui in mezzo, vedete? Tra le due parti, ok? E facciamo scorrere ancora avanti il perno, ok? Lo faccio rivedere un pochino meglio in posizione, così magari si capisce un pochino meglio. Ecco, dovrà essere fatto all'incirca così. Aspettate che si è mosso. In pratica dovrete ottenere questa situazione qua, ok? Questi chiaramente devono essere tenuti qui, adesso li vedete girati, ma devono essere tenuti in maniera che possono essere alzati, ok? Vedete? E facciamo scorrere tutto il perno fino ad inserirsi nell'altra parte del braccio, ok? In questo modo. Qui andrà inserito poi quest'altro elemento. Questo elemento qui, il 7C, andrà tenuto in questo modo rispetto al tutto, ok? Andremo ad avvicinarlo qui al perno che già abbiamo inserito e cercheremo di trovare chiaramente la corrispondenza con la tacca. Attenzione, perché il pezzo 7C di lato ha anche quella piccola striscia metallica, ok? Quella chiaramente dovrà fare battuta con questa parte qui del telaglietto. Ecco qua, in questo modo. Chiaramente sarà un po' mobile, ma è ok. Una volta inserito prendiamo la vite e la serriamo in posizione. In questo modo. Ora recuperiamo la placca, la piastra, come vogliamo chiamarla, insomma, e la uniremo al gruppo della ruota, ok? Allora, in particolare dovremo unire queste parti qui che abbiamo montato, vedete, questa specie di supporti, come vogliamo chiamarli, li dovremo andare a incapsulare qua, su questi fori qui. Vedete che ci sono anche i pernetti più piccolini, no? Uno da una parte e uno dall'altra, ok? E poi li bloccheremo in posizione con le viti di tipo AM. Allora, cominciamo con posizionare le parti. Ecco qua. Adesso gireremo tutta la parte tenendola ferma con le mani e poi andiamo a bloccare appunto con le viti AM in posizione le parti. Adesso andremo ad inserire anche, diciamo, le viti mancanti da questo lato per bloccare l'altro supporto, quindi inseriremo la vite qua e qua. Ecco qua ragazzi, questo è quello che dobbiamo ottenere. Adesso proseguiamo finendo di montare queste ultime parti che ci rimangono. Bene ragazzi, allora ora prendiamo il pezzo 7F, che è questo qui, e andiamo a inserire la parte, diciamo, color metallo all'interno della sospensione qui che abbiamo già montato in precedenza, ok? Purtroppo so che non si vede un granché bene, ma la posizione è quella che è, ok? Allora, lo infilate lì e poi andrà ancorato qui sul telaio, che loro chiamano sospensione, nel primo perno che trovate. Vedete ce ne sono due, uno e due, nel primo perno vicino che trovate, questo qua, ok? In questo modo.
Poi prendete una vite di tipo RP, la lubrificate e andrete ad inserirla dentro per bloccare il pezzo in posizione. Ok, in questo modo. Ora allo stesso modo andremo a bloccare in posizione il pezzo 7G, che è questo, nell'altro pernetto lì di fianco, questo qui che era rimasto vuoto, vedete? E utilizzeremo sempre una vite di tipo RP per tenerlo in posizione. Ora potremo calare la barra in maniera da farla coincidere con questo supportino e il pezzo che abbiamo 7G che abbiamo appena montato, ok, in questo modo, e li bloccheremo insieme con una vite di tipo UP. Questa volta è plastica e plastica, quindi non serve lubrificare. Ecco qua, in questo modo. Ora prendiamo la barra dello sterzo, questa qui, ok? E prendiamo anche il piccolo snodo, questo qui è diciamo fatto a crocetta, vedete? Ok? Questo lo dovremo inserire qui all'interno e fissarlo in posizione con due viti di tipo AP. Inseriamo questo snodo a croce all'interno della forcella. Ovviamente non è ben visibile perché con le mani tendo a coprire un po' tutto, ma purtroppo non è facile fare queste cose a video quando i pezzi sono così piccoli. E inseriamo la vite dalla prima parte, avvitate lentamente, ma questa volta non arrivate al serraggio completo, lasciatela leggermente più lenta e passate a inserire la vite dall'altro lato. Questo perché aiuterà a centrare meglio il pezzo, altrimenti se tiriamo troppo da una parte dall'altro lato potrebbe venire tirata meno, quindi è meglio procedere in questo modo. Ok, quando anche da questa parte avrete avvitato potrete portare le viti un pochino al serraggio un pochino più completo, però attenzione perché anche in questo caso dovrà essere in grado di muoversi il giunto all'interno, quindi se vedete che è troppo duro dovrete allentare un po'. Ecco, tipo adesso questo è troppo duro, quindi dovremo allentare un mezzo giro indietro entrambe le viti. Ok? Il pezzo deve essere libero di muoversi all'interno. Ora girate la paratia in questo modo, in maniera da avere tutto così sul fianco. Prendete questa barra dello sterzo, la inserite qui nel foro grande che è presente qui di lato e fate combaciare questa barra qui dello sterzo con il giunto che abbiamo appena messo. Lo inserite qui così e poi con due viti di tipo P chiaramente lo bloccate in posizione. Dovete bloccarlo in questo modo. Anche qui non stringete troppo, ok?
E adesso inseriamo anche la vite dall'altro lato. A questo punto è chiaro che se ruotate questa staffa, vedete, si gira anche la ruota ottenendo la sterzata. Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto, abbiamo finito anche questo fascicolo numero 7 della Tumbler Batmobile. Chiaramente ci sono state difficoltà più che altro per cercare di farvi vedere a video i vari passaggi, perché comunque le parti erano molto ravvicinate, molto nascoste tra loro e quindi diventava complicato un pochino riprenderle. Però come avete visto, insomma, alla fine sono tutte cose che si fanno abbastanza facilmente, anche se devo dire che questa volta le istruzioni cartacee non erano molto chiare su come procedere. Io spero di esservi stato di aiuto. Se è stato così, pollice in su al video, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi a tutte le varie appendici del canale, ovvero al profilo Instagram, il profilo Twitter, alla pagina Facebook del canale e così via. Un salutone di nuovo al mio amicone Pietro, il mio veterinario di fiducia, nonché grandissimo amico e soprattutto grande fan di Batman, della trilogia di Christopher Nolan. E a questo punto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, sperando che questa volta le spedizioni arrivino con un pochino più di celerità. Un grosso saluto a tutti e mi raccomando non perdete di vista il bat segnale, che nel nostro caso è la campanella, che vi ricorderà quando il nuovo video della Tumbler Batmobile è disponibile. Ma ora che avete visto queste nuove fasi di montaggio, a voi interessa questo modello? Ah, la Tumbler? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?